tutti, io sono Max e benvenuti nel mio canale, il Pizzalingo. Oggi vi farò vedere la differenza tra i due biscotti di F1. Questo è il biscotto ventilato che trovate adesso nei nuovi forni Easy Pizza e questo è il biscotto standard, quello che abbiamo avuto tutti. Prima di iniziare ad andarci nelle specifiche, sigla. Il biscotto standard sicuramente è un manufatto totalmente artigianale, appunto perché ha molte imperfezioni. È la caratteristica di tutti i biscotti. Io ho avuto parecchi biscotti e comunque sono sempre un pelo imperfetti, ma quella non ne pregiudica l'utilizzo finale. Il biscotto ventilato, come vedete dai fori, il biscotto ventilato risulta molto più liscio, molto più curato, addirittura gli spigoli sono vivi, proprio quasi taglienti, passatemi il termine. Invece, appunto, nel biscotto standard è molto più grezzo, molto più arrotondato. La superficie è molto liscia, quindi io mi sentirei di dire che questo biscotto ventilato è frutto di un lavoro industriale rispetto al classico biscotto che tutti conosciamo. La differenza di peso tra i due biscotti è, allora, 5,7 kg pesa il biscotto standard, 6,2 kg pesa il biscotto ventilato. Il biscotto ventilato è leggermente più piccolo, nel mio caso, del biscotto standard. In più ha i buchi e nonostante ciò pesa di più. Andando a vedere la fattura del biscotto, appunto anche pensando al peso, io ho pensato che questo biscotto è stato costruito con un sistema industriale per far fuoriuscire le bollicine d'aria che si creano sull'impasto, diciamo, di argilla per fare il biscotto. Mentre sul biscotto standard viene lasciato così, diciamo, al naturale e si creano molte bollicine. Immaginiamoci una spugna. La spugna ha molte bollicine d'aria all'interno, no? Ecco, questo facciamo finta che è il caso del biscotto. Nel caso del biscotto standard, nel biscotto ventilato viene fatto vibrare, ipotizzo, viene fatto vibrare, l'aria va via e il materiale si compatta molto di più. Ecco perché pesa di più questo che quest'altro. Le differenze ora le andiamo a vedere. Io ho fatto due impasti, uno per il biscotto standard e uno per il biscotto ventilato. Cercherò di farla nel modo più scientifico possibile, ovvero io mi farò la mia pizza con il biscotto standard, lascerò raffreddare il forno totalmente, dopo 2 ore riprenderò il riscaldamento e farò lo stesso impasto con il biscotto standard. Però io cosa ho fatto per essere più scientifico nella prova? Ho tenuto in frigo per 2 ore in più l'impasto che andrò a usare con il biscotto ventilato, quindi ho fatto semplicemente lo staglio dopo 2 ore. Dal frigo l'ho tolto, ho fatto lo staglio e via. Quindi l'impasto è totalmente identico, non cambia niente, stessa idratazione, stessa farina, tutto uguale, identico, non cambia niente. Io imposterò platea 350 al cielo al massimo. Adesso accendo e farò partire il timer. Fra 15 minuti andrò a misurare la temperatura del biscotto non ventilato, cioè quello standard. Ecco, il timer sta scadendo da 15 minuti. Adesso andiamo a misurare col pirometro la temperatura del biscotto. 300 gradi, 2,94, 2,81, circa 300 gradi. Adesso facciamo 10 minuti. Fra 10 minuti andremo a rimisurare la temperatura del biscotto. Qua il secondo timer, 10 minuti. Quindi sono passati 25 minuti in totale. A misurare. (390 circa). Rifaccio un altro timer di 10 minuti. Sono passati gli altri 10 minuti.
Siamo già quasi a temperatura. Circa 460 gradi, quindi è quasi a temperatura. Adesso inizierò a stendere, ne approfitto per farvi vedere i pannelli. L'impasto 1, impasto, è lo stesso impasto, che dopo l'ho diviso, uno ha continuato il frigo e l'altro lo sto facendo, no? Questo tirato fuori 2 ore prima dal frigo, vedete? Quindi la prova è perfettamente, è lo stesso impasto, proprio identico, e sono le stesse condizioni, noi andremo a cambiare solo il biscotto. Adesso io sono pronto, ho fatto una pizza con pomodoro, mozzarella, stracchino e scamorza affumicata. Vado a misurare la temperatura. 490 gradi. È ora di infornare. (378) 378 gradi. Sì, facciamo vedere anche il sotto della pizza. Non è bruciato. Okay, vediamo meglio. Il sotto non è assolutamente bruciato. Questo vi ricordo è il biscotto standard. Passati 3 minuti e mezzo. Devo vedere se ha recuperato la pietra. Quasi 4,60. Ecco, in 5 minuti e mezzo scotta. 4,80. Ecco, 7 minuti e 40 secondi. Andiamo a vedere. Io non posso stare tanto perché mi sto ustionando. 4,92. 492. Ecco, questo è il tempo che ci mette per ritornare alle condizioni iniziali. Però io non ho aspettato 7 minuti, cioè siamo pazzi, sì. Quando 4 pizze quando le fai in una settimana? Io la seconda pizza ho fatto la prova, giusto il tempo di stenderla e l'ho reinfornata. La temperatura era 420 al biscotto. Vi faccio subito vedere come è venuta la seconda pizza. Faccio vedere subito come è venuta la seconda pizza. Non è cruda, Cioè, quindi ragazzi, non fatevi seghe mentali, deve tornare alla temperatura. No, provate, perché poi dipende anche dal vostro biscotto. Voi provate, infornate e vi regolate di conseguenza. Io sinceramente con questo forno faccio il sistema senza sbattimento. Io vado avanti, non aspetto il forno. Ci vediamo dopo per il secondo impasto. Sempre lo stesso impasto. Per la seconda prova con il forno, con il biscotto ventilato. Ecco, adesso io ho montato il biscotto ventilato. È freddo. Il forno si è raffreddato. Vedete, si è raffreddato, è freddo. 75 gradi, ma è freddo comunque. Quindi lo porto al massimo. E il settaggio è identico a prima in pratica. E avvio il timer. Fra 15 minuti andiamo a misurare. Il timer sta scadendo. Il timer da 15 minuti, il primo, sta scadendo. Adesso andiamo a misurare. A vedere quanto calore ha accumulato questo biscotto. 245, 243, 200, mamma mia, mi sto bruciando le mani. Ok, adesso vado a rimettere
come nell'altro test 10 minuti. Ecco, siamo arrivati al secondo. Siamo al secondo? Sì. Sì, siamo al secondo. Quindi sono 25 minuti. Andiamo a vedere quanto. 355. Sì, facciamo buona la prima, se no mi ustiono. 355 gradi, quindi altri 10 minuti. A dopo. Allora, io stavo ricapitolando una cosa, che a parità di tempo, perché i tempi li stanno facendo uguali, il biscotto ventilato fino adesso siamo circa 50 gradi in meno. Quindi si riporta alla teoria, non era una teoria perché l'abbiamo pesato, l'ho pesato, quindi era una cosa abbastanza scientifica, una conclusione abbastanza scientifica. Avendo più densità, appunto perché, come vi dicevo, magari facendolo vibrare le bollicine andavano via, è più denso il prodotto, il biscotto, quindi richiede più tempo per arrivare a temperatura. Fino a qua combacia. Adesso andiamo a vedere se per noi è uno svantaggio o un vantaggio, perché a noi alla fine ci interessa questo, perché i numeri così non dicono niente. Allora, prima con l'altro biscotto, dopo questo passaggio, avevo iniziato a stendere, però visto che siamo un po' scarsetti io aspetterei ancora. Adesso vediamo a quanto è arrivato il biscotto con 35 minuti di preriscaldamento. Vediamo se si attesta sempre intorno ai 50 gradi in meno. 433. Scusate, faccio una sola misurazione perché mi sto bruciando. Quindi 433 sta iniziando a recuperare. Ok, io adesso mi preparo e inizierò a stendere. Andiamo a vedere se siamo pronti. 4,62. Un altro po'. 4,70. Raga, qua non ne vuole sapere di salire. 4,70. Ragazzi, non va più su di così. 4,70. Sono già 20 minuti in più che sto aspettando, addirittura scende. Quindi aspetto altri 10 minuti e è in forno. Adesso mi tocca infornare a qualunque temperatura sia il biscotto, perché è già più di un'ora che sta andando e il biscotto non riesce ad accumulare più di tanto calore. 4,81. Dobbiamo infornare così. Qua c'è la pizza. Io vado subito a infornare, a misurare. Qua vediamo quanto misura. 3,74. Andiamo a vedere il sotto della pizza come si presenta. Mi sto ustionando. Magari qua così riusciamo a farlo vedere meglio. La pizza è venuta bene. D'altronde l'impasto era identico al precedente. Siamo circa allo stesso tempo di recupero dell'altro biscotto.
4,64. Dopo 6 minuti di recupero, vediamo quanto ha recuperato. Praticamente tutto. Ha recuperato praticamente tutti i gradi che aveva perso. Ecco, questa è la seconda. Vado a misurare quanto ho perso anche questa volta. 3,66. La cottura ci siamo. Adesso facciamo una... Adesso ricapitoleremo tutti i dati raccolti. Allora, io ho raccolto dei dati, ve li vado a elencare. Nei primi 15 minuti di preriscaldamento il biscotto ventilato ha raggiunto 245 gradi, mentre il biscotto standard 300 gradi. Quindi abbiamo un vantaggio di 55 gradi a favore del biscotto standard. Dopo 25 minuti il biscotto ventilato ha raggiunto 355 gradi contro i 395 gradi del biscotto standard, che sarebbero 40 gradi a favore del biscotto standard. Dopo 35 minuti il biscotto ventilato ha raggiunto i 433 gradi, mentre il biscotto standard è 460 gradi, quindi qui la differenza si fa di appena 25-27 gradi. Al momento di andare a infornare, quando io il mio solito vado a infornare, ovvero dopo 40 minuti di preriscaldamento, il biscotto standard non aveva ancora raggiunto la temperatura il biscotto ventilato non aveva ancora raggiunto la temperatura e si attestava intorno ai 462 gradi, mentre il biscotto standard era già a 490 gradi, infatti io ho infornato subito. Dopo ho cercato di far salire ancora di più la temperatura del biscotto ventilato, se ben ricordate. Sono arrivato a 481 gradi, 480 gradi dopo un'ora di preriscaldamento totale circa. E io mi sento di dirvi che sì, probabilmente non occorre aspettare un'ora, però questi sono dei test che potete fare benissimo voi. E la perdita di temperatura, un fattore importante, è la perdita di temperatura dopo l'infornata di una pizza. Il biscotto standard aveva perso 112 gradi, infatti era a 378 gradi misurato col pirometro, mentre il biscotto ventilato era a 374, ovvero una differenza di 107 gradi dalla partenza della temperatura del biscotto ventilato. Quindi hanno recuperato praticamente uguali, forse qualcosina in più il biscotto ventilato. E il recupero totale lo abbiamo dopo circa 7 minuti, ma come inforno io, come io faccio le pizze, tra bevi un sorso di birra, chiacchiera con gli amici, tu la pizza come la vuoi, ti aiuto, no, stai seduto per favore. Dopo 3 minuti e mezzo abbiamo 460 gradi sul biscotto standard e 464 sul biscotto ventilato, quindi siamo praticamente lì, è uguale, qualcosina a favore sul biscotto ventilato. Dopo 7 minuti abbiamo il recupero totale in entrambi i biscotti, 481 e 490 l'altro, non cambia niente. Allora, tirando le somme, la mia opinione, perché ovviamente qui si tratta di opinioni personali, se voi siete d'accordo bene, altrimenti ognuno si può fare la propria opinione, è ovvio che sia così. Secondo me conviene il biscotto ventilato per un motivo molto importante, tralasciando il fattore temperature che secondo me, anche che in forno a 465 gradi, 470, non ha importanza rispetto ai 490 del biscotto statico.
La caratteristica che mi fa pendere più dalla parte del biscotto ventilato è la robustezza, perché appunto, come vi dicevo prima, la solidità del biscotto è ben notevole, ben maggiore del biscotto standard, perché appunto è più denso, perché con un processo loro, non so che tipo di processo hanno usato, magari anche semplicemente con una pressa, io ho sparato il sistema di vibrazione perché si usa tantissimo in edilizia, che si fa uscire le bollicine d'aria dal cemento, penso che non ci siamo tanto lontani comunque. Il biscotto ventilato, secondo me, va scelto per quel motivo lì, se si ha la possibilità di scegliere. Altrimenti il biscotto standard si è usato per centinaia di anni alla fine. Secondo me è un ottimo prodotto, ha le pecche che molti di voi, molti di noi, anch'io all'inizio avevo questi dubbi. Mi arrivava il biscotto, non era proprio lineare, ma era molto un prodotto artigianale, quindi con imperfezioni. Secondo me F1 ha scelto di introdurre questo nuovo biscotto. Adesso inizialmente l'ha iniziato come test, infatti abbiamo un periodo di transizione. Alcuni arriva il biscotto normale, all'altro arriva quello ventilato, eccetera. Secondo me F1 ha detto: io mi tornano il 20%, il 10% di biscotti, per me è un costo. Cosa facciamo? Cerchiamo un altro fornitore che mi fornisce un biscotto, un simil biscotto, non so che materiale, che tecniche siano state, eccetera, eccetera. Un simil biscotto, un biscotto che sia più resistente del biscotto standard. Si è presentata questa occasione, secondo me, dopo varie prove hanno ponderato a fare dei fori appunto per il discorso che facevo all'inizio. Secondo me la dicitura ventilata, ragazzi, è solo marketing, che fa sempre bene comunque, attenzione. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto, se vi piace il modo in cui faccio i video, un like e condividete, magari iscrivetevi anche al canale, fate iscrivere gli amici, per me è molto importante, a voi non costa nulla. Detto questo, ragazzi, dai, alla prossima!